Vuoi sapere come parlare del tempo in italiano? Proprio di questo parla il nostro podcast. Oggi imparerai, con un italiano semplice, a parlare del tempo. Ciao, mi chiamo Luca. E io mi chiamo Giulia. Un caloroso benvenuto al nostro podcast di italiano. Molti ora si chiedono forse, perché è così importante parlare del tempo? La risposta è semplice. Agli italiani piace parlare del tempo. Il tempo è perfetto per un piccolo small talk in italiano. Se ne parla al lavoro, con i vicini o semplicemente tra una cosa e l'altra. Ricordo ancora quando avevo appena iniziato a imparare l'italiano. La gente mi chiedeva, com'è il tempo oggi? E tu non sapevi cosa dire? Esatto. Sentivo la domanda, ma non la capivo bene. Ho vissuto situazioni simili. All'inizio non sapevo neanche che cosa significasse tempo. Ed è proprio per questo che facciamo questo podcast. Così potrai reagire con sicurezza in quei momenti, E parlare del tempo in modo rilassato. passo dopo passo e senza stress. Iniziamo con le parole più importanti sul tempo. Parole come sole, pioggia, nebbia e caldo sono utili ogni giorno. Sapete usare queste parole? Probabilmente conoscete già molte di queste parole, ma spesso chi studia non le usa proprio bene. Proprio per questo parleremo anche degli errori più comuni nello studio dell'italiano. Vi sorprenderà scoprire quanti piccoli errori fanno ancora anche i madrelingua. Poi vedremo frasi semplici che si sentono e si usano spesso nella vita quotidiana. Parleremo di come descrivere il tempo di oggi, di ieri e di domani. E vi mostreremo come iniziare una conversazione parlando del tempo. Alla fine avrete di nuovo piccoli esempi e un esercizio da fare insieme. Così potrete applicare subito ciò che avete imparato. Quindi ascoltate tranquilli e partecipate. Luca, com'è il tempo oggi a Roma? Stamattina andando al lavoro l'ho sentito subito. Oggi il tempo a Roma è piuttosto piacevole. C'è il sole e non fa troppo freddo. Sulla strada per il lavoro era davvero gradevole. Sì, l'ho notato anche io. Era luminoso e asciutto. Sono uscita di casa senza ombrello. Ieri era molto diverso. È vero. Ieri era nuvoloso e ha piovuto. Andando al lavoro mi sono bagnato davvero tanto. Esatto. Pioggia vuol dire che l'acqua cade dal cielo. Molti dicono semplicemente piove. Oggi non piove. Oggi è asciutto. Asciutto significa niente pioggia. Asciutto è una parola molto utile ogni giorno. Quando è asciutto si può passeggiare bene. O si può andare in bicicletta. Oggi si può fare bene. Un'altra parola importante è soleggiato. Soleggiato significa tanto sole. Oggi è soleggiato a Roma. Questo mette di buon umore. Sì, con il sole molte persone si sentono meglio. Ieri non era soleggiato. Il cielo era grigio. Si dice grigio quando ci sono molte nuvole e poca luce. Esatto. Allora la giornata sembra spesso più lunga. Oggi è anche un po' più caldo di ieri. Caldo è il contrario di freddo. Ieri faceva piuttosto freddo. Stamattina era piacevole, né troppo freddo né troppo caldo. Piacevole è una buona parola per descrivere il tempo. Con queste parole si può già dire molto sul tempo. E proprio così molte persone parlano del tempo ogni giorno. Abbiamo appena parlato di com'è il tempo, ma spesso le persone dicono anche come lo sentono.
Sì, non si dice solo com'è il tempo, ma anche come ci si sente. Io, per esempio, amo il tempo soleggiato. Quando c'è il sole, ho subito più buon umore. Lo capisco. Con il sole sono anche più motivata. Mi piace fare una passeggiata o vedere amici. Quando piove, a volte mi sento stanco. A me succede qualcosa di simile. La pioggia mi rende più calma, ma a volte anche un po' lenta. Stanco significa che hai poca energia. Esatto. Allora dico spesso, il tempo mi fa sentire stanca. Non mi piace molto il caldo. Il caldo è quando fa molto caldo, spesso in estate. Sì, quando fa troppo caldo, preferisco restare in casa. Anch'io. Allora dico spesso, fa troppo caldo per me. Invece mi piace il tempo fresco. Fresco significa non caldo ma neppure freddo. Esatto. Con il tempo fresco riesco a lavorare bene. Ora parliamo delle stagioni. È un argomento di cui molte persone amano parlare. Sì, ci sono 4 stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Ognuno ha le sue preferenze. La mia stagione preferita è di sicuro la primavera. Dopo l'inverno tutto sembra più leggero. Fa piano piano più caldo, i giorni diventano più luminosi e io ho di nuovo più energia. In primavera esco molto, faccio passeggiate, incontro amici e mi piace sedermi fuori al bar. Il tempo allora mette di buon umore. Lo capisco bene. Per me l'autunno è la stagione più bella. Mi piace l'aria fresca e l'atmosfera tranquilla. Non fa più caldo, ma nemmeno davvero freddo. In autunno faccio spesso lunghe passeggiate, a volte nei parchi o nei boschi. I colori sono belli e posso pensare con calma. Anche l'estate mi piace, ma solo fino a un certo punto. Se fa troppo caldo diventa stancante. Sì, il caldo può stancare. In estate cerco di fare qualcosa la mattina presto o la sera. A mezzogiorno resto spesso in casa. E poi arriva l'inverno. A dire la verità, non amo molto l'inverno. Anch'io la penso così. Fa freddo, le giornate sono corte e diventa buio presto. Esatto. Buio significa che c'è poca luce. A volte questo pesa sull'umore. Per questo in inverno facciamo spesso qualcosa di speciale. Di solito voliamo in vacanza. In un paese caldo? Sì, esatto. Sole, calore e luce. Questo aiuta molto contro l'inverno. Quando parliamo del tempo, pensiamo spesso all'Italia, ma in altri paesi il tempo è molto più estremo. Sì, è vero. Ci sono paesi dove fa quasi sempre freddo. Per esempio nei paesi molto a nord. Là in inverno fa freddissimo, spesso con neve e ghiaccio. Freddissimo significa che è molto più freddo di qui. A volte meno 20 gradi o ancora più freddo. Esatto. Una volta sono stato in un paese dove in inverno era quasi sempre buio. Il sole usciva a malapena. Può essere molto faticoso. Poca luce rende molte persone stanche. Sì, l'ho notato. Si resta molto in casa e si esce poco. In altri paesi è proprio il contrario. Là fa estremamente caldo. Per esempio nelle zone desertiche. In estate può fare più di 40 gradi. Caldo estremo significa che quasi non si può uscire. Molte persone restano in casa di giorno. Esatto. Lì si vive in modo diverso. Si esce la mattina presto o la sera. Ho amici in un paese molto caldo. Dicono spesso: di giorno fa troppo caldo per tutto. Questo mostra bene come il tempo influenzi la vita di ogni giorno. Sì, il tempo decide come le persone vivono.
lavorano e organizzano il tempo. Nei paesi molto freddi servono vestiti caldi. Nei paesi molto caldi servono ombra e molta acqua. Queste parole si sentono spesso quando si parla di tempo estremo. E aiutano a capire meglio gli altri paesi. Esatto. Quando si parla di tempo, si parla anche di cultura. E della vita quotidiana delle persone. Questo rende le conversazioni interessanti. E molto istruttive. Abbiamo già parlato molto del tempo. Ma nella vita quotidiana tutto inizia spesso con una domanda semplice. Giusto! Si chiede semplicemente del tempo e subito si è in conversazione. Succede spesso all'aperto. Per esempio al parco. Sì, al parco ho già iniziato molte conversazioni. Anch'io. Ricordo una passeggiata nel pomeriggio. Mi sono seduto su una panchina e qualcuno si è seduto accanto a me. E tu come hai iniziato? Molto semplice. Ho detto, bel tempo oggi, vero? È un inizio perfetto. La persona ha sorriso e ha detto, sì, finalmente sole. Di solito va proprio così. Si concorda o si dà la propria opinione? Poi ho detto, ieri faceva molto più freddo. E poi si confronta. Sì, la conversazione è andata avanti da sola. Faccio lo stesso. Dico spesso, oggi è proprio piacevole. Piacevole è una parola che molti usano. Sì, perché è positiva. Non troppo freddo, non troppo caldo. Si può anche chiedere, vieni spesso qui? Oppure si resta sul tempo. Per esempio, speriamo che il tempo resti così. Si sentono molto spesso frasi così. E sembrano naturali. Abbiamo parlato di come parlare del tempo in modo rilassato, di sole, pioggia e belle giornate al parco. Ma a volte il tempo non è solo un piccolo argomento. Giusto. A volte il tempo diventa estremo. E allora non si parla più solo di bello o brutto tempo. Si parla di catastrofi naturali. Le catastrofi naturali sono eventi in cui la natura è molto forte. Per esempio pioggia intensa, grande caldo o forti tempeste. Oppure alluvioni, quando arriva tantissima acqua. In quei momenti la vita quotidiana cambia. Le strade sono chiuse, le persone restano a casa. E all'improvviso tutti parlano del tempo. Ma in un modo del tutto diverso. Ricordo un'estate con caldo estremo. Sì, anch'io. Per giorni ha fatto caldissimo. Il caldo era faticoso. Molte persone erano stanche. Alcuni dormivano male la notte. Allora non si parla più in modo leggero. Si dice, per esempio, il tempo è pericoloso. Oppure, questo non è normale. Anche la pioggia forte può essere pericolosa. Sì, se piove troppo, ci sono inondazioni. Inondazione significa che l'acqua copre tutto. Queste parole si sentono spesso nei telegiornali. E anche nella vita di tutti i giorni. La gente dice allora, avete visto l'alluvione? Oppure, da noi il vento è stato molto forte. Luca, prima hai detto che il tempo e la natura possono essere estremi. Hai vissuto qualcosa del genere? Sì, mi è successo. Ho vissuto un terremoto una volta e non lo dimenticherò mai. Era presto al mattino, ero ancora a letto e stavo per alzarmi. All'improvviso ho sentito che tutto si muoveva. Prima molto piano, poi più forte. Il letto tremava, il pavimento sembrava strano e sentivo rumori dall'appartamento. In quel momento ero molto confuso. Non capivo subito cosa stesse succedendo. Per qualche secondo sono rimasto lì e ho pensato: che cos'è questo? Hai capito subito che era un terremoto?
No, solo dopo qualche secondo. Poi ho capito. Non è vento, non è un camion. Si muove tutta la casa. Mi sono alzato in fretta e sono uscito. In strada c'erano già molte persone. Tutti si guardavano. Nessuno parlava molto. Si capiva che tutti avevano vissuto la stessa cosa. Alcuni avevano paura, altri erano molto calmi. Io ero teso, ma anche molto attento. Quanto è durato? In realtà solo poco, forse 10 secondi, ma in quel momento sembra molto più lungo. Dopo è diventato improvvisamente tutto silenzioso. Nessun tremore, nessun rumore. Ho respirato a fondo e ho capito che non era successo nulla di grave. Come ti sei sentito dopo? Sollevato e anche un po' pensieroso. In momenti così capisci quanto sei piccolo. Posso immaginarlo. La tua storia mostra bene quanto sia forte la natura. Mi ricorda una mia esperienza che non dimenticherò. Davvero? Dove è successo? Una volta ero nel Grande Nord, vicino all'Artico. Lì ho sentito un freddo estremo, più forte di prima. Era inverno e le temperature erano molto basse. Dopo pochi minuti fuori mi facevano male viso e mani. L'aria era così fredda che ogni respiro bruciava. Sembra molto intenso. Sì, lo era. Indossavo molti strati, ma avevo sempre freddo. Tutto era silenzioso e la neve assorbiva ogni suono. In quel periodo ho conosciuto alcuni Inuit, persone che vivono lì. Per loro quel tempo era normale. Erano calmi e molto sereni. Come affrontavano il freddo? In modo naturale, sapevano esattamente come muoversi, come vestirsi e quando restare fuori. Ho visto quanta esperienza hanno con la natura. Ci siamo seduti insieme e abbiamo parlato. Mi hanno detto che il freddo lì è quotidiano. Per me era estremo, per loro normale. È una grande differenza. Sì, questa esperienza mi ha mostrato quanto le persone vivano il tempo in modo diverso e quanto dipenda dal luogo e dallo stile di vita. Quando oggi dico lì faceva molto freddo, penso a molto di più. Lo si sente. Prima di continuare, vorremmo sapere qualcosa da voi Scriveteci nei commenti da dove venite. e raccontateci com'è di solito il tempo da voi. Fa spesso freddo o piuttosto caldo? Piove molto o c'è spesso il sole? Potete scrivere frasi molto semplici. Per esempio, vengo dalla Spagna. Da noi fa spesso caldo. Oppure, vengo dalla Polonia. In inverno fa molto freddo. Una o due frasi bastano. Siamo davvero curiosi di sapere che tempo c'è da voi. E forse troverete anche cose in comune con altri. Aspettiamo con gioia i vostri commenti. Quando parliamo del tempo, non si tratta solo di sole o pioggia. Giusto. Si parla anche di come ci sentiamo. Esatto. Il tempo influenza il nostro umore più di quanto pensiamo. Il brutto tempo si sente subito nella vita quotidiana. Sì. Se è grigio a lungo, piove o c'è poca luce, molte persone sono più calme. O più stanche. Esatto. Molti dicono allora, oggi non sono di buon umore. Non essere di buon umore significa avere cattivo umore. In inverno lo si sente molto spesso. Sì, esiste perfino una parola, depressione invernale. Significa che alcune persone in inverno sono più tristi o senza energia. Senza energia vuol dire avere poca forza, Molti non se ne accorgono davvero. ma lo si vede nella vita quotidiana.
per esempio nelle conversazioni. Quando il tempo è brutto, le persone ne parlano di più. Esatto. La pioggia è spesso il primo tema. Si dice allora ancora pioggia. Oppure, questo tempo mi stanca. Abbiamo appena parlato di quanto il tempo influenzi il nostro umore. Ed è proprio per questo che influenza anche il nostro comportamento. Sì. Nella vita di tutti i giorni molte persone usano il tempo come piccola scusa. Sembra negativo, ma è del tutto normale. Molto spesso si sentono frasi come «con questo tempo». Per esempio, con questo tempo preferisco restare a casa. Oppure «con questo tempo non ho voglia di uscire». Si sentono spesso queste frasi, soprattutto con pioggia o freddo. Un'altra frase tipica è «a causa del tempo». Per esempio, a causa del tempo arrivo un po' più tardi. Oppure «a causa del tempo ho spostato l'appuntamento». Il tempo è allora la ragione. Esatto. E di solito viene accettato. Sì, nessuno si stupisce di questo. Con il brutto tempo molte persone sono più lente, Si cammina più lentamente si lavora più lentamente. e si programma di meno. Lo noto su di me. Anch'io. Quando piove mi dico spesso, oggi faccio tutto un po' più piano. Oppure, oggi è una giornata da passare dentro. Restare dentro è molto tipico con il brutto tempo. Si rimane a casa, si guarda un film o si legge. E se si annulla qualcosa si dice spesso, meglio di no oggi, con questo tempo. Suona gentile e comprensibile. Sì, il tempo toglie la pressione. Non bisogna spiegarsi a lungo. Esatto. Tutti conoscono questa sensazione. E con il bel tempo è proprio il contrario. Allora si sentono frasi come «con questo tempo bisogna uscire». Oppure, grazie al bel tempo, vado ancora a fare una passeggiata. Quindi il tempo spesso dà il tono. Dare il tono significa che qualcosa decide come va la giornata. E succede in modo del tutto automatico. Quando il tempo è estremo, si sentono spesso frasi fisse nei notiziari. Alla radio o in TV, queste frasi si ripetono. Sì, queste frasi sono di solito brevi e chiare, proprio per questo sono ottime per esercitarsi. Una frase tipica è, per esempio, «c'è stata pioggia forte». Questo significa che ha piovuto moltissimo. Oppure si sente, molte strade sono chiuse. Chiuse vuol dire che non si può passare. Con tempo estremo si sente spesso. La situazione è difficile. Vuol dire che la situazione è problematica. Queste frasi sembrano forse serie, ma sono molto utili. Le si sente ogni giorno e nelle conversazioni. Un buon esercizio è ascoltare le previsioni del tempo. Lì si sentono molte parole importanti. Per esempio pioggia, tempesta o caldo. Anche parole come oggi o domani compaiono spesso. Non serve capire tutto, basta riconoscere singole parole. Esatto. Si può memorizzare una frase e ripeterla più tardi. Oppure si scrive la frase in breve. Questo aiuta a imparare. Così ci si abitua piano piano alla lingua. E si impara a parlare del tempo. Prima guardare le notizie ogni giorno era parte della mia routine, di solito la sera, dopo il lavoro. Davvero? Guardavi tutto il telegiornale o solo una parte? Quasi sempre solo le notizie più importanti. Poi guardavo sempre il meteo. Interessante. Perché proprio il meteo? Il meteo era più facile da capire per me.
Molte parole si ripetevano e seguivo bene il presentatore. Quindi è migliorato il tuo ascolto? Sì, esatto. Ogni giorno sentivo frasi simili. Per esempio, domani sarà soleggiato oppure pioggia al nord. Ascoltavi attivamente o solo in modo passivo? Entrambi. All'inizio ascoltavo soltanto, più tardi ripetevo alcune parole. E ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni? Molto. Capivo meglio le conversazioni sul tempo. Anche le piccole chiacchiere erano più facili. Sembra una buona routine di studio. Sì, niente stress. Era solo parte della mia giornata. È proprio così che dovrebbe essere lo studio. Esatto, regolare ma rilassato. Un altro consiglio è usare il tempo con consapevolezza. Ogni mattina pensa un attimo al tempo di oggi. Poi di a te stesso una frase semplice. Lo faccio spesso anch'io. Dico ad alta voce: oggi fa freddo e è nuvoloso. Anche se sono sola, mi aiuta molto. Parlare a voce alta è importante perché ti abitui alle frasi. Testa e bocca lavorano insieme. Così l'italiano sembra più naturale. Un altro buon consiglio è scrivere piccoli appunti. Una frase basta, per esempio sul telefono o su un foglietto. Giusto. Prima scrivevo spesso frasi semplici sul tempo. Per esempio, domani farà caldo oppure oggi piove forte. Così unisci pensiero e scrittura. Noti presto che molte parole si ripetono. Questo dà sicurezza. Un altro consiglio è parlare con gli altri del tempo. Anche brevi scambi aiutano molto. Non serve parlare a lungo. Sì, basta una frase in ufficio o sulle scale. Per esempio, che freddo oggi. Molte persone rispondono subito. Così nasce una piccola conversazione senza pressione. Alleni l'italiano quasi senza accorgerti. È una bella sensazione. È importante esercitarsi con regolarità. Meglio una frase al giorno che esercizi lunghi e rari. Così resti costante. Giusto. Piccoli passi portano più lontano. Il tempo è perfetto, perché c'è ogni giorno. E perché tutti ne parlano. Così l'italiano diventa parte della vita quotidiana. E così arriviamo pian piano alla fine di questa puntata. Oggi avete imparato a parlare del tempo in italiano, da parole semplici a piccoli dialoghi quotidiani. Speriamo abbiate visto che il tempo è un argomento facile e piacevole. Con esso puoi iniziare conversazioni e praticare l'italiano in modo rilassato. Ricordate, non dovete essere perfetti. Spesso basta una frase semplice. Usate il tempo nella vita di tutti i giorni. Ascoltate il meteo, parlate ad alta voce o discutetene con altri. Se vi è piaciuta questa puntata, ascoltate anche gli altri nostri podcast. Troverete molti temi per la vita quotidiana. Scriveteci come vi è sembrato il podcast e diteci quali argomenti desiderate. Grazie per essere stati con noi oggi. Saremo felici se ci ascolterete anche la prossima volta. Alla prossima! Ciao e a presto!